Ciao a tutti! Oggi voglio raccontarvi un'avventura emozionante: imparare l'italiano. Se state appena iniziando a studiare questa bellissima lingua, non preoccupatevi. Imparare l'italiano può essere facile e divertente se usate i metodi giusti. Voglio condividere con voi alcuni semplici consigli insieme a studi che spiegano perché questi metodi funzionano davvero. Per prima cosa, lasciate che vi racconti una storia. Quando ho iniziato a imparare l'italiano, non sapevo quasi nulla. Ero un po' nervoso, ma ho deciso di ascoltare brevi storie in italiano. All'inizio non capivo molto, ma ho continuato ad ascoltare ogni giorno. Piano piano le parole hanno iniziato ad avere un senso e ho cominciato a capire sempre di più. Ascoltare è molto importante. Uno studio dell'Università dell'Illinois ha mostrato che ascoltare spesso una lingua straniera aiuta il cervello a riconoscerne meglio i suoni e le parole. Quando ascolti storie, canzoni o anche notizie in italiano, il tuo cervello si abitua al ritmo e al tono della lingua. Per esempio, in una storia su un cane smarrito ho sentito molte volte la parola trovato. Senza controllare il dizionario, ho capito che significava found. È così che l'ascolto quotidiano mi ha aiutato a imparare nuove parole in modo naturale. Ma solo ascoltare non basta. Bisogna anche praticare il parlato. Si dice spesso la pratica rende perfetti, e questo è vero anche per le lingue. Quando ho iniziato a parlare italiano facevo molti errori, ma non mi sono fermato. Uno studio pubblicato su Psychological Science ha dimostrato che praticare ogni giorno, anche solo per pochi minuti, migliora davvero i risultati. Parlare italiano ogni giorno, anche con errori, mi ha aiutato a migliorare e a sentirmi più sicuro. Un altro ottimo consiglio è leggere in italiano. Iniziate con libri semplici o brevi storie con immagini. Le immagini aiutano a capire il significato. Una volta ho letto un libro per bambini su un piccolo uccellino che cercava il suo nido. Era una storia semplice, ma ho imparato parole nuove come strada, foresta e casa. Più leggevo, più capivo. Anche scrivere è molto utile. Ti permette di usare ciò che hai imparato. Comincia scrivendo piccole cose sulla tua giornata, la tua famiglia o i tuoi sogni. Quando ho iniziato a scrivere in italiano, avevo un piccolo quaderno dove annotavo tutto ciò che mi veniva in mente, anche con errori. Con il tempo le mie frasi sono diventate migliori e mi sono sentito più sicuro. L'immersione è un altro modo potente per imparare l'italiano. Non è necessario trasferirsi subito in Italia. Puoi creare il tuo piccolo mondo italiano a casa. Guarda video, ascolta musica
o cambia la lingua del tuo telefono in italiano. Ricordo di aver guardato un cartone animato su un gatto divertente. Mi faceva ridere, ma mi ha anche aiutato a imparare frasi comuni come "non è possibile" e ecco qua. I cartoni animati sono perfetti per i principianti perché usano un linguaggio semplice e ripetitivo. Uno studio dell'Università di Bristol ha scoperto che guardare contenuti visivi come i cartoni animati aiuta a ricordare nuove parole più facilmente, collegandole a immagini e suoni. Ma l'immersione non consiste solo nel guardare video o ascoltare canzoni. Parlare con persone italiane è altrettanto importante. Se hai amici che parlano italiano, prova a esercitarti con loro. Se non ne hai, non preoccuparti. Ci sono molti siti web dove puoi trovare persone che vogliono fare scambi linguistici. Una volta avevo un'amica che parlava molto bene l'italiano e noi parlavamo ogni giorno. Lei mi correggeva gentilmente quando facevo errori e questo mi ha aiutato moltissimo. Un'altra parte utile dell'immersione è usare un dizionario. Quando non conosci una parola, cercala subito. Uno studio dell'Università di Cambridge ha mostrato che gli studenti che usano spesso il dizionario ricordano meglio le parole. Quando cerchi una parola da solo, il tuo cervello la memorizza più a lungo. Inoltre, non dimenticare di giocare in italiano. Imparare può essere divertente. I giochi educativi sono un ottimo modo per studiare senza annoiarsi. Quando stavo imparando, giocavo a giochi di parole con i miei amici. Dovevamo trovare il maggior numero possibile di parole italiane in 1 minuto. Era divertente e utile allo stesso tempo. Uno studio dell'Università di Bristol ha mostrato che imparare attraverso i giochi aiuta le persone a restare motivate e a ricordare le parole più facilmente. Anche la pazienza è molto importante. Imparare una nuova lingua richiede tempo e gli errori fanno parte del processo. Uno studio dell'Università di Stanford ha mostrato che gli studenti che restano calmi e pazienti progrediscono più velocemente. Quindi non preoccuparti se non capisci subito. Ogni piccolo passo è utile. Un giorno, mentre miglioravo il mio italiano, ho sentito un consiglio che ha cambiato tutto: pensare in italiano. All'inizio mi sembrava impossibile. Come potevo pensare in una lingua che non conoscevo ancora bene? Ma ho deciso di provarci. Ho iniziato con cose semplici. Invece di pensare "sto per mangiare" nella mia lingua, dicevo a me stesso "vado a mangiare". All'inizio ci voleva tempo e dovevo tradurre nella mia testa, ma piano piano è diventato più naturale. Uno studio dell'Università di Chicago ha mostrato che pensare in una lingua straniera
aiuta a parlare in modo più fluido e a costruire frasi più velocemente. Quando ho iniziato a pensare in italiano, ho capito che potevo parlare con più facilità. Non avevo più bisogno di tradurre ogni parola. Per esempio, quando camminavo fuori, dicevo a me stesso: il cielo è blu, oppure gli alberi sono verdi. Queste piccole frasi semplici mi hanno aiutato a guadagnare fiducia. Pensare in italiano mi ha anche aiutato a capire meglio gli altri. Quando ascoltavo gli italiani parlare, non dovevo tradurre tutto nella mia testa. Capivo direttamente. Mi sembrava che il mio cervello stesse lentamente passando alla modalità italiana. Quindi, se vuoi migliorare, prova a pensare in italiano. Inizia con frasi semplici e pensieri quotidiani. Passo dopo passo ti sembrerà sempre più naturale. Un altro strumento che mi ha aiutato molto quando imparavo l'italiano è stato l'uso delle flashcard. Le flashcard sono piccole schede con una parola italiana da un lato e la sua traduzione o un'immagine dall'altro. È un metodo semplice ma molto efficace per ricordare nuove parole. Quando ho iniziato a usare le flashcard, ho notato che riuscivo a memorizzare le parole molto più velocemente. Per esempio, avevo una scheda con la parola mela da un lato e l'immagine di una mela dall'altro. Ogni volta che vedevo la scheda, ricordavo facilmente la parola. Uno studio dell'Università di Waterloo ha mostrato che usare le flashcard aiuta a ricordare le parole per molto tempo, soprattutto se le si ripassa spesso. Io usavo le mie flashcard ovunque, sull'autobus, mentre aspettavo un amico o anche prima di dormire. All'inizio conoscevo solo poche parole, ma poco a poco il mio vocabolario è cresciuto. Ho imparato parole come cane, casa, libro e molte altre. Se vuoi provare, puoi creare le tue flashcard. Scrivi la parola italiana da un lato e la traduzione o un piccolo disegno dall'altro. Ripassale ogni giorno e presto vedrai quanto bene le ricorderai. È un metodo semplice ma molto potente. La ripetizione è uno dei modi migliori per imparare una lingua. Quando ripeti una parola o una frase molte volte, il tuo cervello la ricorda meglio. È come allenare i muscoli. Più ti eserciti, più diventi forte. Quando imparavo l'italiano, ripetevo ogni nuova parola che sentivo. Per esempio, se imparavo la parola bello, la ripetevo molte volte nella mia testa. La usavo anche in frasi come è bello o questo posto è bello. Più ripetevo, più diventava naturale. Uno studio dell'Università della California ha mostrato che la ripetizione spaziata, cioè ripassare le parole a intervalli regolari, aiuta a ricordarle più a lungo.
Io usavo questa tecnica ripassando le mie flashcard ogni giorno, poi ogni 2 giorni, poi una volta alla settimana. Mi ha aiutato a mantenere tutte le parole fresche nella mente. La ripetizione non serve solo per le singole parole, puoi ripetere anche frasi intere. Per esempio, se impari "vado a scuola", ripetila più volte e prova a usarla in modi diversi. Più ripeti, più diventa facile parlare. Guardare film e serie TV è anche un modo divertente per imparare l'italiano. All'inizio non capivo molto, ma continuavo a guardare. Piano piano ho iniziato a riconoscere parole e frasi e le mie capacità di ascolto sono migliorate. Ricordo di aver guardato un film italiano più volte. All'inizio avevo bisogno dei sottotitoli, ma dopo alcune visioni riuscivo a capire molte frasi senza leggerli. È stato un grande momento per me. Uno studio dell'Università di Nottingham ha mostrato che guardare film in un'altra lingua migliora l'ascolto e aiuta a imparare parole in contesti reali. Anche le serie TV sono molto utili perché sono più brevi e più facili da seguire. Guardavo una serie italiana per esercitarmi e ho imparato frasi utili come "è fantastico" e "cosa stai facendo?". Queste espressioni mi hanno aiutato a sembrare più naturale quando parlavo. Se vuoi provare, inizia con film o serie che già conosci nella tua lingua. In questo modo capirai la storia anche se perdi qualche parola. Col tempo, le tue capacità di ascolto e comprensione miglioreranno e inizierai a goderti l'italiano proprio come ti godi i tuoi programmi preferiti. Oggi esistono molte app per imparare l'italiano. Quando le ho scoperte per la prima volta, sono rimasta sorpresa da quanto possano essere utili. Offrono lezioni divertenti, giochi e quiz che rendono l'apprendimento interessante e facile. Io usavo un'app per imparare nuove parole e per esercitarmi con la grammatica. Ogni giorno facevo alcuni brevi esercizi e vedevo i miei progressi. Uno studio dell'Università di Stanford ha mostrato che le app per l'apprendimento delle lingue possono essere molto efficaci, soprattutto se usate regolarmente. Se vuoi provare, scegli un'app adatta al tuo livello. Molte sono gratuite e hanno lezioni per principianti. Usale ogni giorno, anche solo per 5 o 10 minuti. Ti accorgerai presto che il tuo italiano migliora rapidamente. Unirsi a gruppi di conversazione è anche un ottimo modo per praticare l'italiano. Quando mi sono iscritta al mio primo gruppo, ero nervosa all'inizio, ma poi ho capito che tutti erano lì per imparare, proprio come me. Parlare di argomenti semplici come hobby, famiglia e viaggi
mi ha aiutata a diventare più sicura. Ricordo una volta che abbiamo parlato dei nostri cibi preferiti. Ho imparato parole come delizioso, piccante e dolce. Uno studio dell'Università di Melbourne ha mostrato che parlare in gruppi di conversazione aiuta a migliorare la fluidità e le capacità comunicative. Se vuoi provare, cerca gruppi di conversazione in italiano online o nella tua città. Parlare con gli altri è uno dei modi migliori per imparare in modo naturale. Viaggiare in Italia è anche un modo straordinario per imparare la lingua. Quando ho visitato l'Italia per la prima volta ero entusiasta, ma anche un po' spaventata. Sapevo che sarebbe stato difficile parlare solo in italiano, ma era anche la migliore occasione per esercitarmi nella vita reale. Ricordo un giorno in cui ho ordinato un cornetto in un bar. Ho parlato in italiano e il cameriere mi ha capito perfettamente. È stato un piccolo momento, ma mi ha resa davvero orgogliosa. Uno studio dell'Università di Barcellona ha scoperto che vivere anche per poco tempo in un paese dove si parla la lingua aiuta a imparare molto più velocemente. Se avrai mai l'occasione di visitare l'Italia, sfrutta ogni momento per praticare. Parla con le persone del posto, visita luoghi bellissimi e goditi la cultura. Non preoccuparti degli errori. Gli italiani apprezzeranno il tuo impegno e la tua gentilezza. Ognuno di questi metodi ti aiuterà a fare progressi e a sentirti più sicura con l'italiano. Ricorda, imparare una lingua è come fare un lungo ma entusiasmante viaggio. Ogni piccolo passo ti avvicina al tuo obiettivo. Continua a esercitarti, resta motivata e, soprattutto, divertiti durante il percorso. Buona fortuna!